Moonlord è stato sconfitto, ma questo non vuol dire che il gioco è finito. Dobbiamo batterlo almeno un'altra volta per prendere l'armatura Stardust completa, ma dobbiamo anche completare tutto il resto, dobbiamo prendere anche un altro sacco di roba. Un sacco di roba? Vabbè, avete capito? Ho bisogno di 45 frammenti Stardust per fare l'armatura completa, quindi ce ne abbiamo abbastanza anche se dovessimo creare un sigillo, quindi anche per questa volta ci evitiamo tutta la tiritera delle invasioni lunari. Vi assicuro che non sono molto tranquillo, è comunque molto difficile nonostante... Eccolo qua. Benvenuti alla puntata 51, l'ultima puntata di Terraria Master Summoner. Oggi completeremo il museo e chiuderemo con un messaggino di ringraziamento per tutti voi ragazzi. Ma prima, vai, apriamo sto treasure bag. Eccolo qua. E abbiamo la Lunar Portal Staff. Allora, quest'arma che al momento sostituisco con la Lettering ora, anche se comunque questa ci servirà per fare Betsy, lo vedremo tra poco. Tu la evochi e fa un raggio laser appena... Vabbè, ma non ci sono nemici, però fa un raggio laser. Non è un granché, vi devo dire la verità. In realtà l'altra torretta è meglio, ma e nessuna delle due in realtà è particolarmente buona, quindi... Sì, vabbè. E abbiamo 108 Luminette, un bel po'. Frammenti presi e finalmente Stardust Armor. Allora, la prima cosa che voglio vedere è confrontare la Spooky con la Stardust. Immediatamente la prima differenza che noto sono 8 punti di difesa in più. La frusta va da 363 a 379, un po' di più, ma fate caso che la Spooky dà un botto di danno, dal tipo il 60%, quindi abbiamo anche uno slot minion extra, visto che è Stardust, ma il set bonus è un guardiano che ci protegge da nemici vicini. In poche parole, chi è che mi ha bloccato la porta qui? Cafoni. Abbiamo questo tizio che è proprio un summon normale e va in giro e fa una JoJo reference agli slime, a quanto pare. Possiamo mettere l'armatura nel museo e devo dire che sono abbastanza bruttino con sta Stardust, con gli occhiali. E anche l'elmo con la barba è orribile, ma ok, va bene così. E adesso finiamo il museo oggi, ma faremo anche molte altre cose e alcune le ho già fatte off screen. Potete vedere adesso che ho risistemato un po' tutta quanta la casa, cambiato un po' l'inventario, abbiamo tutte le armi qui, banner, accessori, costruzione, blocchi, tutto quanto è stato rifatto. Ho messo più storage, come vedete anche da questa parte. Ho anche risistemato l'arena, ho aggiunto un mini albero anche da questo lato che va su King Slime. E tutto quanto viene simmetricamente predisposto. Qui con l'altro albero che l'ho spostato leggermente per farlo combaciare con Moonlord. Quindi adesso tutto quanto è preciso. E ho anche messo 4 Art Statue. Perché ne ho 2 in più? Perché ho finito nel frattempo la... vabbè, ma sta passando di tutto, aerei. Che è? Oh, basta! Cioè, ho aspettato che passassero i camion prima di iniziare a registrare, ma passano gli elicotteri. Va bene. Dicevo, siccome è finita anche la serie live del Ranger, ho messo anche qui tutta la roba del Ranger. Ho saccheggiato quel mondo, che come sapete l'abbiamo distrutto a fine live. Abbiamo tutti gli accessori che abbiamo utilizzato durante quella serie, tutta la roba sta qui, quindi... Un'altra cosa che avete notato è che io nel mio inventario ho... la Rainbow Crystal Staff. Eh sì, perché off screen ho combattuto Moonlord, ho fatto un piccolo test e ho detto vabbè, ma mica la droppo ho un tentativo solo, tanto la dropperò on screen. Niente, l'ho droppata off screen, quindi sorry. Ma ora è tempo di museo e completiamo le sentry, le torrette, non so mai come chiamarle.
Alcune armature ora hanno le ali, ho deciso di metterci delle ali appropriate, tutte quante riforgiate a wording tra l'altro. Ho messo quelle dell'ape, dell'angelo per l'Hallowed, quelle d'erba per la Tiki, Spooky per il set Spooky e come vedete ho anche fatto le wording Stardust Wing. Adesso le sto utilizzando come cosmetico, ma poi le inserirò insieme a Stardust Armor qui nell'ultimo slot. In più ho anche lo Stardust Pickaxe, Stardust Amex perché ho farmato Moonlord e quindi ci avanzavano robe. Non ho fatto l'uncino però perché penso che faccia un po' schifo l'uncino finale, mi piace questo, raga, mi piace questo. Un'altra cosa che ho fatto off screen è farmare parecchio le invasioni lunari, da lì ho dovuto farmare anche Moonlord un sacco di volte, effettivamente sì, il Rainbow Crystal Staff prima o poi devo prendere forza. Come vedete ho farmato abbastanza da creare, a parte i blocchi di frammenti, tutti i banner posizionati in uno dei 4 posti in cui l'invasione lunare è probabile che si generi. E ho messo quello di tutte le invasioni in modo che qualsiasi pilastro si spawni riusciamo a gestirlo facilmente. Per quanto riguarda le altre 3 posizioni per posizionare i banner, potete immaginare ho formato di brutto e sì, ho preso 4 banner di ogni tipo di nemico celeste. Ecco qua il secondo, è stato piuttosto noioso prendere Predictor, Nebula Floater, Crawltipid, ma il peggiore è stato Alien Queen perché praticamente lei per generarsi deve evolversi da una Alien Hornet e poi genera delle larve che si evolvono in Alien Hornet e poi si evolvono in Alien Queen. Il problema è che noi ammazzavamo gli Hornet prima che facessero in tempo a diventare Queen. Ma adesso è il momento di andare avanti e farmare la Old Ones Army tier 3 perché dobbiamo avere tipo a 675 Defenders Medal se i miei calcoli sono corretti. Noi ovviamente utilizzeremo Stardust Armor per i combattimenti, poi cambiamo in Shinobi per posizionare le torrette e ricambiamo subito in Stardust di nuovo, rievocando ogni volta il drago. E si parte con l'evento. Allora innanzitutto possiamo posizionare il Rainbow Crystal, che a me piace posizionarlo qua sopra il campfire, così potete anche vederlo in azione. Questo è quello che fa, è la seconda torretta che droppa Mullor, la seconda arma Summoner, l'altra l'abbiamo già vista la puntata scorsa. Ah sì, devo menare sti tizi. Quanto ci crepa velocemente Dark Mage? Abbastanza. Ok, vediamo Ogre invece quanto ci mette a crepare. Beh, va giù velocemente. Sto senza pozioni ragazzi, ve lo devo ricordare questo. Stardust tutto quanto. Mettiamo tutto quanto, davvero. Pozioni, leviamo il pet, che sapevo che me l'avrebbe messo, maledetto. E vai di Betsy, che ci prende degli schiaffi fotonici, credo. No, non lo so, insomma, spero di sì. Ok, attenzione alle viverne e agli altri maledetti, che è il problema principale alla fine di Betsy. Ok, dai, sta andando abbastanza bene, anzi molto bene, va. Non si capisce niente perché tra il Rainbow Crystal e le Latringora sì, mi si stanno distruggendo gli occhi, ma va bene. Ok, mi sa che non ha preso neanche un danno. Wow. Wow. In realtà l'avevo già provata off screen senza pozioni, l'ho battuta comunque, quindi mi aspettavo di farla facile. Abbiamo un buon loot. Flying Dragon, ok, è un'arma nuova, una spada che tira robe. Ottimo. È veramente noioso cambiare armatura ogni volta, ma il problema è che con il Summoner sei un po' costretto a farlo perché tuttora, ed è una cosa che io onestamente cambierei di Terraria, il Summoner dipende dal numero di minion e quindi dalla sua armatura e quindi non può cambiare armatura e giocare lo stesso come tutte le altre classi tecnicamente potrebbero fare. Il problema è che l'invasione Old Ones Army ha 4 armature, potevano essere 4 armature delle 4 classi più il supporto alle torrette. E invece ci stanno due da corpo a corpo e una da ranger e una da mago. Non ce n'è una da summoner perché tutte quante, oltre al supporto da torrette, danno anche il danno da summon. Quindi sono tecnicamente tutte da summon, ma nessuna da minion extra. E quindi nessuna è veramente un'armatura che vale la pena essere considerata per un summoner. Non so se mi sono spiegato, è una cosa un po' strana. Quel che farei io in poche parole è togliere il 30 o 60% di danno summon a tutte le armature e togliere anche i bonus da corpo a corpo a quell'armatura del monaco e della Shinobi Infiltrator e dargli invece supporto summon, inclusi più minion. Quindi Relogic, assumimi. E sì, questa è solo una delle tante miliardi di cose che la mente seria ha in mente. Mente seriamente. Quindi appena mi imparo a moddare ragazzi state pronti per le mie mod di bilanciamento. E se volete aiutare fatelo pure. Questo episodio penso che verrà 1 ora e mezza, però ci sta. Ho fatto pure la rima. Darko Mejo Ogaru Bezieru. Oh, Bezier, questa è nuova, nuovo pet. Che fa? Fammi vedere. È orribile. Ok. Betsy's Wrath. Oh, nuova arma. Tra l'altro le armi di Betsy, non so se tutte, questa sicuramente, applicano la Betsy's Curse, che funziona come licore. E va in stack col licore, quindi figo. Partiamo col vendere questa tonnellata di monnezza che abbiamo droppato. E c'è fruttata un platino e qualcosa, non male.
Signor Tavern Keeper, o Tavern Keep come le devo chiamare, Valhalla Knights, Dark Artist, Red Riding Hood. Col fatto che voi siete tutti basati su sentinelle, ho dovuto acquistare tutto per l'evocatore, mortacci vostra. E quindi finalmente mettiamo la Lightning Aura Staff nel museo, che completa tutta la sezione delle torrette, almeno visivamente. E aggiungiamo le armature. Ah, aspetta che devo prendere anche Shinobi Infiltrator. 1, 2, 3 e 4. E camonne. Ok ragazzi, al momento al museo manca la Stardust Armor che stiamo indossando, il Kaleidoscope che stiamo utilizzando e lo Stardust Dragon che stiamo anche questo utilizzando. Ma poi ci manca un ultimo slot. Terra Prisma. Dobbiamo prendere l'arma Summoner più forte. Per farlo dovremo affrontare Empress of Light, facendo sì che tutto il danno che gli facciamo sia di giorno. Il problema è che anche se c'è un trucchetto per farla evocare di giorno, lei di giorno ti one-shotta, quindi bisogna evitare tutti i colpi. Attenzione, il seguente footage è stato registrato col torcicollo, che non mi fa dormire da giorni e mi mette di cattivo umore. Non mi pento assolutamente a dare la colpa a lui per una pagina risata visionare, e non al fatto che Empress of Light Daytime è un'idiozia che Logic c'è, vergognati. Buona visione. Allora, mentre aspettiamo il giorno e passano i camion, Cristo. Allora, mentre aspettiamo il giorno e le preparazioni per Empress of Light, ci sono un paio di off topic di cui vogliamo parlare prima. Il primo ha a che fare con i colori, in particolare con le Strange Plant. Queste possono essere date al Dye Trader per avere dei colori particolari. Io non l'ho mai fatto, l'ho sempre tenute. Questo perché ogni boss che sconfiggi sblocca dal Dye Trader nuovi colori. Quindi io che faccio? Io aspetto sempre di battere Moonlord prima di andare dal Dye Trader e iniziare a dare tutte le Strange Plant. In teoria qualcuna conviene tenersela perché insomma si possono utilizzare come cosmetica, per fare bei cespuglietti, però chi se ne frega, adesso pigliamo i colori strani. Eccoli qua, Red Acid, Chlorophyte, Phase, insomma un sacco di colori fighi che potete utilizzare. La seconda cosa invece è che per noia ho craftato uno Zenith, così tanto per, quindi quando metterò il mondo per scaricare in download lo potrete avere, oltre a 4 Terrarian che chi ha seguito le mese in live sa che li ho presi tutti di fila. Comunque sì, vi farò scaricare il mondo, ma lo vedremo dopo con calma, perché adesso sono le 4:22 di mattina, quindi affrontiamo Empress of Light. Ho fatto questa chest EOL setup. Come vedete utilizzeremo innanzitutto la Load Armor, questo perché il set bonus ci permette di schivare un colpo automaticamente ogni 30 secondi. Ricordateci che la difesa non importa contro il Empress of Light perché ci one-shotta. Rimuoviamo anche tutti i miei accessori che sono tutti quanti warding e ne ho rifatti altri tutti menacing. Così avremo il 28% di danno in più anziché della difesa che tanto non ci serve. Utilizzeremo comunque Celestial Starboard e Soaring Insignia, ma anche Anklet of the Wind. Potete utilizzare ovviamente Terra Spark, solo che a me non mi andava di ricraftarmi un altro Terra Spark, va bene anche Anklet of the Wind. Poi abbiamo i due equipaggiamenti per schivare gli attacchi, Master Ninja Gear e Brain of Confusion. Insieme ti danno la possibilità su 4 di schivare un attacco, oltre a quella dell'Holy Protection. E in più abbiamo Hercules Beetle e Papyrus Scarab per aumentare il minion e il danno dei minion, perché a questo punto ci serve solo quello. Prendiamo la Prismatic Lacewing. Di pozioni ci serve solo Swiftness, Wrath e Summoning. Ah, tra l'altro Rage l'ho sempre utilizzata, ma non serve a niente perché i minion non possono fare critico, quindi lasciamo perdere, questo non serve. Possono fare critico solo con Morningstar e Kaleidoscope, ma è critico di tag, quindi non credo che abbia senso Rage con il summon in realtà, quindi. Ovviamente anche ricordatevi le Flask of Ichor, il cibo e le pozioni di vita che non dovrebbero servire, ma utilizzeremo molto Rod of Discord per sicurezza, non si sa mai. Ultima cosa, portatevi la Lightning Aura Staff. Adesso che faccio io? Vado in uno degli angoli del mondo, questo non mi piace, prendo questo qua. Vedete che quando utilizzo Celestial Starboard arrivo fino a 84 miglia per ora. In realtà dovrei andare a 85, non so perché sono un po' più lento, ma non fa niente. Ah, è vero, perché non ho ancora usato la Swiftness Potion. Utilizziamo innanzitutto la Lightning Aura Staff. Questo perché per evocare di giorno la signora discoteca è un po' un problema, siccome se mettiamo la Valena in aria questa si sparisce quasi subito, bisogna eliminarla subito. Se la mettiamo dentro la Lightning Aura Staff dovrebbe, ma non sempre, attenzione, morire istantaneamente. Potete utilizzare anche la Rainbow Gun o la Klinger Staff o semplicemente gli menate subito se ci riuscite. Quello che faremo semplicemente è evocarla. No vabbè, i marziani. Ok, scusate. Evocarla e scappare. Ok, lei adesso è in versione enraged, ci one shotta, ci colpisce tanto. Io ho fatto molti test, ho studiato tantissimo e ho scoperto che sto boss è una cavolata, ragazzi, è una scemenza, veramente. Basta che mi muovo così, non devo fare nient'altro. Fa tutto il drago.
Ecco, qua ho sbagliato perché mi sono fermato. Visto che succede, quindi quello succede se ti fermi. Qua invece se vedete quanto continuo ad andare avanti, finché ho 85 miglia per aria, ho evitato automaticamente tutti i colpi. L'unico momento in cui posso effettivamente fermarmi è quando lei fa questo attacco qua. Posso star fermo un secondo per far attaccare il drago, ma poi devo comunque ripartire perché ogni volta che fa questo dash, qui avete appena visto, ti colpisce se non stai già al massimo della velocità. Quindi quello è l'unica cosa di cui dovete preoccuparvi. Almeno per quanto riguarda la fase 1. Adesso che lei scenderà in fase 2 ci sono 2 attacchi in più. Cioè le spade le tira in modo diverso. E in più c'è... Tutti e due gli attacchi sono riguardo le spade. Ah sì, ti possono colpire quando ti rigiri sul mondo. Purtroppo mi dovrò rigirare molto e qui devo stare attento. Vabbè sì, al fatto che se non schivi l'attacco schiatti. Stavo parlando, mi sono distratto, altrimenti non mi sarei fatto fregare così, ragazzi. Purtroppo è capitata la sfiga, sia che mi sono dovuto rigirare durante un attacco, sia il fatto che lei aveva già lasciato un attacco prima, quindi questa è sfiga, tranquilli. Però fate caso che abbiamo fatto tutta questa parte di mondo per fargli metà vita, in un mondo largo non avremmo dovuto avere problemi, quindi... E anche il fatto che il mondo è piccolo, quindi fate caso anche a questo. Ok, riproviamo, ho già un Holy Protection, tra l'altro, quindi questo forse ci può già servire automaticamente. No, porca miseria, stavo dall'altro... Ma fallovo. Pensavo di stare dall'altro lato. Aia, aia, aia. Ho fatto casini perché ora mi devo alzare perché c'è... Eccolo qua, il museo. Ok, continuiamo. A posto, siamo a posto. Dicevo, ragazzi, i problemi nella prima fase non ci sono. A meno che ti devi rigirare o se ti fermi, cosa che bisogna evitare. Io ogni tanto lo faccio per aumentare il danno, visto che se no non ci acchiappo con la frusta, eccetera, eccetera. Ma vi assicuro che potete pure farlo senza frusta, ragazzi, tranquilli. Io nella seconda fase ci sono 2 attacchi che ci colpiranno, ma possiamo schivarli entrambi con un piccolo tocco di Rod of Discord. In teoria manco serve Rod of Discord, però io ce la metto perché è meglio. Tanto possiamo spammare Rod of Discord finché non moriamo, tanto chi se ne frega, questa ci one shotta, quindi possiamo farci male quanto ci pare, l'importante è non essere mai colpiti. Allora, purtroppo nella fase 2... No, le viverne, vaffanlovo. Eccoci qua, siamo nella fase 2. Nella fase 2 useremo molto di meno... ho sbagliato perché stavo parlando. Molto di meno la frusta perché utilizzeremo Rod of Discord. Questo era uno degli attacchi che ti poteva colpire. Questo è il secondo. Appena escono le spade scendete un po' giù e le avete evitate tutte quante. Il primo dovete salire un pochino in alto. Io sono salito un po' troppo e quella è la cosa più difficile da fare. Qua basta star fermi. Cerco di concentrare. Ecco qua, salite un pochino di più. Evitate tutto quanto. Easy. Quando ti fa invece le spade tutte dritte, appena la fate finire, appena iniziano ad uscire, ti sposto in basso. E è risolto. Il problema adesso rimane solo acchiapparci quando... che volevo dire? Non lo so. Vabbè, comunque il problema rimane sempre evitare il primo colpo e soprattutto questo, e quando ti devi rigirare. Ecco, adesso ho fatto la cretinata che mi sono rigirato, mi sono confuso. Io ho anche il problema che ho il museo in mezzo e il mondo medio, non grande, però va bene lo stesso. Adesso vedrete che non parlerò, mi concentrerò e vedrete che... vabbè, però va a cagare, arpia. Vedrete che ce la faccio a battere, vedrete che posso concentrarmi, tutto qui. Olè. Era Prisma. Allora abbiamo...
Le ali e un altro kaleidoscope buono per il museo. L'unico problema di questo metodo è che avete bisogno di Celestial Starboard, quindi dovete battere Moonlord prima. Però potete farlo con le ferrovie e il Mechanical Cart. In quel caso pure va bene, però sempre lì dovete utilizzare Rod of Discord per evitare 2 colpi della seconda fase. Questa costicchia da riforgiare, Oddio, stiamo veramente finendo i soldi, ragazzi. Non pensavo saremmo mai arrivati a questo punto. Ok, un platino 8 non ce lo spendo. Tengo Mythical, anche se in teoria sarebbe meglio Ruthless, ma va bene. Leviamo il drago e mettiamo Terra Prisma. Va che roba. Tu vai in giro con queste spadine e queste appena vedono nemici li trinciano. Come vedete io ho già fatto off screen un'altra Empress of Light di giorno e ho già preso un'altra Terra Prisma, un altro Kaleidoscope, Rainbow Crystal Staff, tutto. Quindi adesso mettiamo lo Stardust Dragon, si va con il e voilà. Non era e voilà, vabbè, avete capito, insomma, quello lì, quello del... il yay, ecco, yay, quello. E così il museo è completo. Sì, mi sono andato a rivestire perché così faccio lo screenshot. Prima come vedete ho anche fatto il posto per gli standardi un po' meglio, l'ho riordinato bene. Mancano alcuni standardi: Headless Horseman, Goblin Summoner, Psycho, Izor, Nailed, Motron e tutti quelli di Natale che mancano qua, insomma. Però ho preso Pirate Captain, hai visto? Almeno quello. Ora ragazzuoli, effettivamente potremmo prendere tutte le dungeon chest e finire gli standardi, ma a questo punto, siccome richiede molto farming e penso che verrebbe fatto tutto off screen, non varrebbe la pena di fare un episodio extra, che non ho intenzione di fare, questo è l'ultimo. Quindi siccome ho intenzione di rendervi disponibile il download di questo mondo, potrei aspettare di farmare off screen tutti gli standardi e le chiavi. Se voi lo preferite me lo dite e quando finisco vi metterò il download disponibile. Al momento della registrazione non ho ancora finito il server Discord, ma spero che quando questo episodio andrà in onda dovrebbe essere completato. In tal caso tramite il server Discord farò in modo che gli abbonati Twitch avranno a disposizione il link per scaricare il mondo. Quindi mi sembrava una cosa carina per supportarmi, no? Ma adesso ciancio alle bande, perché forse avrete notato che l'episodio scorso non ho mostrato una cosa. La prima volta che batti Moonlord in un mondo c'è un piccolo filmatino, ci sono gli end credit scene. Io li ho saltati in quell'episodio, ma li ho tenuti perché adesso ve li mostro, in modo che posso fare un discorsetto finale mentre ve li gustate. Quindi ragazzi, è arrivato il momento di partire con i crediti finali e il discorsone serio finale. Ragazzi, ci siamo, abbiamo completato questa serie, grazie mille per l'attenzione, grazie per aver visto la serie, per il supporto, per i commenti, per tutto quanto. So che molti di voi mi hanno detto che questa serie è volata, che è durata pochi giorni per voi, perché molti di voi se la sono gustata tutta veramente in 2 o 3 giorni, almeno quanto mi dite. Per me è durato un anno, ma non per me, per tutti, visto che la prima puntata è stata pubblicata il 14 ottobre del 2020. Considerando i tempi di registrazione, le idee, i tempi extra, insomma, più o meno diciamo che è durato un anno, alla fine questo è quanto. Ed è cambiata parecchio, se ci fate caso le prime puntate sono molto diverse. Le prime 29, quindi fino alla 30, hanno anche una copertina diversa, ancora non l'avevo aggiornata. Però principalmente, vabbè, i cani abbaiano, ma ormai fanno parte anche loro di questa serie, i cani che abbaiano, quindi... fino alla 21 le puntate migliorano, ma ho inserito molte cose che alla fine ho deciso di tagliare, come le finestrelle dei dialoghi dei personaggi, che sono rimaste solo in alcuni casi, e non le riempite sempre. Effettivamente è una cosa che vorrei mettere di più, ma senza la finestrella, perché effettivamente faceva molto, insomma, bimba di 7 anni quei post-it rosa. E poi ci sono anche altre cose che sono cambiate dalla 22 in poi, perché c'è stato più di un mese di pausa, visto che stavo studiando, e migliorato il montaggio piano piano. Vabbè, ci ho messo tipo 9 puntate per da Wall of Flash fino a Queen Slime, piccola curiosità, giusto? Un'altra cosa che ho notato tra l'altro è che le cose che mi hanno più dato difficoltà, mi hanno dato più problemi, sono stato proprio il fatto che è la prima volta che gioco la 1.4. Quindi per me è il primo let's play in Master Mode, il primo let's play con Queen Slime ed Empress of Light, che sono appunto i boss che mi hanno dato più fastidio, tra virgolette, mi hanno dato più un hard time per affrontare. Comunque, al di là di questo qua, tutto molto bello e carino. Anche le idee che ho avuto più avanti nella serie, come quella di dare una voce a Summoner Amaro con il modulatore vocale, le ho accantonate, perché effettivamente, cioè, vi si vuole bene ragazzi, però non prendete a male le mie parole, ma preferirei avere un pubblico un po' più adulto. Nel senso, non mi aspettavo che Terraria fosse quasi esclusiva minorenni, cioè nel senso, non sapevo che la community fosse composta così, non sapevo della community in generale, che purtroppo è ancora piccola, ma piano piano ci riusciamo a farla.
Tra l'altro, tra le live e i commenti mi avete fatto suonare in testa un paio di nomi, che sono Gmat e Duckpool. E io vi dico la verità, non li conosco perché non mi guardo i let's play, non guardo la roba di Terraria, cioè non italiana almeno. Quindi non sapevo degli altri italiani che facevano Terraria. Questi sono i nomi che sono comparsi di più. Prima o poi li guarderò e recupererò, anche se a quanto pare, da quello che ho capito, uno dei due non fa più nulla, l'altro è un po' inconsistente, quindi... vabbè, insomma, mi hai detto che sono il nuovo Duckpool, lo prendo come un complimento. Tanto vabbè, insomma, se mi hai detto guarda, sembri questo qua, allora sicuro vuol dire che me lo stai dicendo perché a te piace, quindi sicuro mi stai dando un complimento, quindi nel dubbio. Prima o poi recupererò, dai. Guarderò che fanno. Comunque, continueranno altri video di Terraria. Continueranno nei prossimi mesi, farò altri tutorial in versione shorts, ma anche dei tutorial più lunghi, più specifici. In particolare, come avevo già anticipato in uno dei messaggi, di Empress of Light, soprattutto questo in daytime, che vi ho mostrato in questo video come battere facilmente, perché io vi assicuro che ho guardato delle guide e fanno veramente schifo. Cioè vi assicuro che dicono veramente delle idiozie. E vabbè, per il mio metodo usa la starboard e quindi dice ok, è più semplice, va bene, però è parecchio, se cioè letteralmente devi andare a destra e a sinistra e basta, non devi fare nient'altro, hai pochissimo da fare. Io mo uso anche Rod of Discord, ma non hai neanche bisogno di Rod of Discord, cioè basta che ti muovi un po' quando fai l'attacco delle spade alla fine, per dire. Comunque ragazzi, è stato molto divertente fare questi video, sentire questa piccola community che si è creata, perché io da prima non è che avessi gente che mi commentasse spesso o che fosse interessata più di tanto, e anche le persone che vengono a sentirmi in live sono principalmente da Terraria, quindi sono tutta una cosa nuova. Però nonostante questo ragazzi, io non sono un let's player di Terraria, cioè io, e questo forse non tutti l'hanno molto capito da quei messaggi che mi dicono, io faccio quello che mi pare, cioè Sirius Amaro è voglio fare un video, lo faccio, punto. Quindi non faccio solo Terraria, ci sarà tanto Terraria perché per carità è uno dei miei 2 o 3 giochi preferiti, insieme al francese di Serious Sam, pure quello di Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, quindi sicuramente Terraria ci sarà spesso, però non solo quello. In particolare i let's play del sabato, che mo a ottobre mancheranno perché mi prenderò una pausa ragazzi, saranno alternati sempre. Ho iniziato con Serious Sam HD The First Encounter e poi ho proseguito con Terraria Master Summoner, che è durata molto più di quello che pensassi, perché è uscita fuori una serie molto più tutorial, molto più esplicativa. Le prossime saranno più veloci, ve lo assicuro. E la prossima, che partirà credo a novembre, a questo punto non so se cambio i piani, sarà Serious Sam HD The Second Encounter. Dopodiché tornerà di nuovo Terraria. Quindi penso che per il momento, finché non finisco tutte le classi di Terraria e tutti i giochi mainstream, cioè non mainstream, canonici di Serious Sam, continuerò ad alternare Serious Sam e Terraria. Quindi questo è quanto. E sto anche con un po' di paura perché so che la gente che guarda Terraria se ne andrà via, non aspetterà e nessuno di voi gliene frega niente di Serious Sam, perché piace solo a me a quanto pare e ai russi, quindi vabbè. Però vi posso assicurare che torneranno anche serie di Terraria, non vi preoccupate, e anche altri video di Terraria, guide, tutorial e anche delle discussioni. In particolare io vorrei anche iniziare a moddare piano piano, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa, però vi chiedo solo la pazienza la pazienza. Un po' di Michele Nunziato, è un italiano, ammazza. Ok, sì, vi chiedo semplicemente un po' di pazienza e tener conto che non è il mio gioco cioè non è il mio canale, non è basato su Terraria, ma sicuramente ci saranno anche altri let's play. Per il momento tutti vanilla. Non me ne sarà parlare di mod, non mi interessa finché la Team Loader 1.4 non sia perfettamente adattato con le mod aggiornate, appunto la 1.4. Adesso è un po' instabile, ci sono dei bug, non vorrei giocare senza le fruste, comunque la roba della 1.4 e cose di questo tipo, quindi per ora non sono molto interessato. Ragazzi, vi si saluta, vi si ringrazia, vi ho dato una mezz'oretta buona di episodio, gli ultimi li ho fatti un po' più lunghi e ci ho messo il triplo del tempo, infatti non sarà una cosa da tutti, però grazie mille. Ringraziamo anche il Torch God, a quanto pare, non so se lo sapevate che c'è scritto questo e passano pure le macchine, vabbè, ma oggi sembra che sto registrando in un parcheggio, non so cosa. Vabbè, ah sì, ringraziamo anche Notch, giusto perché non bastavano troppe Minecraft con la terra.
Spoiler, il prossimo video di Terraria sarà il video sulle differenze tra Terraria e Minecraft. No, non è vero, il prossimo uscirà a novembre, però spoiler, ve lo dico uguale, ci saranno i tutorial prima. Questo è quanto. I nostri personaggi si salutano, come vedete, guarda che carino. Grazie per aver visto.